Molto spesso mi ricordo questa immagine in mente di quando stavo viaggiando per la Bolivia e soprattutto nei mercati. Iniziavo a chiedere quanto costa la frutta, che cos'è questo, quanto mi costa quest'altra cosa. E il 90% delle persone mi chiedevano ma sei argentino? E io gli dicevo no, sono italiano, però sì, ho un po' di accento. Ok, adesso probabilmente mi direbbero no, non mi chiedono se sono uruguaiano. L'accento del Rio della Plata è molto simile, quindi il modo in cui si parla a Buenos Aires, il modo in cui si parla a Montevideo è molto simile. Ho fatto un video tra l'altro in cui ve lo spiego, dategli un occhio se vi interessano gli accenti in spagnolo. Che cosa voglio dire però? In tanti, quando studiano lo spagnolo, magari si fermano a studiare lo spagnolo della Spagna, no? La variante della Spagna. In realtà ci sono 1 milione di accenti diversi quando si parla spagnolo ed è bene conoscerli un po' se vogliamo davvero imparare in maniera olistica, potremmo dire, la lingua spagnola, che è una lingua bellissima, che è una lingua che si usa in non so quanti, tantissimi paesi al mondo, è una lingua parlata da un sacco di gente. Quindi, come non imparare lo spagnolo, evitiamo di focalizzarci su un solo accento, ovvero decidiamo quale accento vogliamo imparare e poi parliamo in quel modo e andiamo a sviluppare quel modo di parlare. Però cerchiamo di capire anche come funzionano gli altri accenti, gli altri modi di parlare, che io poi dico accento, ma in ogni paese del mondo ispanohablante si parla in modo diverso. Ci sono quelli che vengono definiti i modismi, no? Dei modi di dire, dei modi di esprimersi diversi, delle parole diverse, degli aggettivi diversi. Magari la stessa parola, lo stesso sostantivo, in un paese significa una cosa, in un altro paese significa completamente un'altra cosa. Quindi sì, scegliamo un posto di cui vogliamo imparare l'accento, ma non focalizziamoci solo su quello, cerchiamo di spaziare, cerchiamo di esplorare e di imparare anche come funzionano un po' gli altri, perché poi è divertente, no? Quando siamo in una stanza, ok, tu sei colombiano per l'accento, tu messicano. Abbiamo un'idea anche un po' più dettagliata culturalmente di ok, questa persona viene da qua, questa persona viene da quest'altra parte. Punto numero 2 su come non imparare lo spagnolo. Lo spagnolo non è un italiano storpiato, non è un italiano con la S alla fine delle parole, ha tante particolarità. Quindi ci sta, all'inizio anche io, quando volevo esprimermi non sapevo la parola, usavo una parola italiana, la cambiavo un po', ok? Se facciamo solo questo però finiamo con parlare uno spagnolo un po' da ciarlatani, nel senso che non è una lingua, è una specie di itagnol inventato che capiamo noi, capiscono altri italiani che cercano di imparare lo spagnolo, ma che non è detto, non è sempre detto che capiscano anche i madrelingua. Quindi va bene all'inizio se ci aiuta a storpiare un po' le parole, aggiungerci qualche S, adesso andiamo di là, però non è l'unica cosa da fare, cioè non possiamo pensare di imparare la lingua ad un livello elevato facendo solo questa cosa che è un piccolo trucco per aiutarsi all'inizio. E se lo dico perché l'ho visto fare, ok? Persone che magari erano diversi anni che parlavano la lingua però che non l'hanno mai veramente studiata o approfondita e quindi rimane sempre quella lingua parlata un po' così, ok? Che sembra quasi spesso che sì, l'ho imparata, però un po' così, non mi interessa troppo impararla bene. E vi assicuro che
l'effort è minimo per imparare quelle 3-4 regole che ci aiutano a passare dal aggiungo la S alla fine al ah caspita, sto parlando spagnolo davvero, ok? Quindi non è solo questo. Cerchiamo di evitare di imparare la lingua soltanto ascoltando e soltanto consumando contenuti, perché mi rendo conto che è semplice, no? Lo spagnolo e l'italiano sono abbastanza simili, quindi possiamo imparare la lingua soltanto ascoltando, però vale la pena investire tempo per approfondire alcune regolette di grammatica, alcune cose, ad esempio come si usa il congiuntivo, che loro chiamano subjuntivo, no? Che ci portano assolutamente a tutto un altro livello di conoscenza della lingua, no? Percepito anche dalle persone con cui ci relazioniamo, ok? Quindi va benissimo, ascoltate la lingua, è fondamentale, non limitiamoci a questo approccio passivo, se così vogliamo dire. Un altro aspetto fondamentale, un po' più legato alla pronuncia, attenzione, se vogliamo comunicare e basta non è così importante, però se già vogliamo portare la lingua a un livello più vicino a un madrelingua diventa fondamentale. Non pronunciamo la V e la B, la V di Verona, la B di Bologna, come in italiano. In spagnolo queste due lettere si fondono in una lettera in realtà intermedia, ok? E questo è importante perché se noi pronunciamo una B che è troppo B o una V che è troppo V, non riusciamo a sembrare dei madrelingua, ok? Questo però, cioè, è la ciliegina sulla torta, ovviamente, perché potrebbe non essere il nostro obiettivo voler parlare come madrelingua. Se invece lo è, se questo è il nostro obiettivo, ho fatto un video in cui ti racconto una serie di tecniche per riuscire a sembrare un madrelingua. Piazzami un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.